Ragazzi, stiamo vivendo momenti molto particolari, il mondo degli investimenti sta scoppiando, se ne parla sempre di più. Ed oggi siamo arrivati anche a fine mese e questa è una nuova puntata dei miei investimenti, la rubrica dove condivido tutti i miei investimenti passati e i miei piani e progetti futuri. Questo lo faccio per cercare di creare una discussione costruttiva, quindi qui sotto nei commenti ditemi cosa ne pensate e andiamo a risponderci e a migliorare tutti insieme. Per chi fosse alla prima puntata di questa rubrica, il video si struttura così: prima faccio una revisione di tutti i miei investimenti passati, poi andiamo a parlare degli investimenti che ho fatto nell'arco dell'ultimo mese ed infine parlo di tutti i miei progetti futuri. Tra l'altro nei prossimi mesi, dato che i mercati stanno ballando, ho in mente di fare tantissime cose, ma ve ne parlerò nel corso di questo video, quindi state con me ed ora iniziamo. Prima di iniziare ci tengo ogni volta a fare questo disclaimer: io non sono un consulente finanziario, sono un ragazzo di 22 anni che sta condividendo la propria esperienza nel mondo degli investimenti. Quindi prima di fare ogni movimento con i vostri soldi fate le vostre opportune considerazioni. Partiamo. Allora, tutte queste piattaforme che sto per menzionare sono piattaforme di peer-to-peer lending. Per non ripetere e rispiegare ogni volta cosa sono, qui sotto in descrizione vi lascio una marea di articoli, risorse e video approfondimenti su queste piattaforme e su questo tipo di investimenti. E se volete, dopo esservi informati ed aver approfondito i rischi che hanno queste piattaforme, sempre qui sotto in descrizione vi lascio i link per accedere a queste piattaforme ed avere un qualche bonus al vostro primo investimento. Però come sempre, prima di tutto informatevi. Detto questo, facciamo una veloce carrellata sull'andamento di questi investimenti. La prima piattaforma nella quale investo si chiama Bondora. Come dissi nell'ultimo video, in queste piattaforme per il momento non depositerò altri soldi, quindi su Bondora non ho depositato nulla e nonostante questo ho avuto un rendimento degli interessi investiti di 41 euro. La seconda piattaforma nella quale investo si chiama Mintos. Qui non ho depositato ed anzi sto cercando di liquidare il conto man mano che finiscono i prestiti e nonostante questo ho guadagnato di interessi nell'ultimo mese 26 euro. Terza piattaforma nella quale investo si chiama Estate Guru. Qui si fa peer-to-peer lending per l'immobiliare. Qui sto facendo lo stesso ragionamento che sto facendo per Mintos e ho avuto un guadagno di 6 euro di interessi. Quarta piattaforma, rendimento etico. Anche qui si fa peer-to-peer lending per l'immobiliare. Questo conto invece non lo sto liquidando, ma non sto neanche depositando soldi e di progetti nei quali avevo investito non sono ancora arrivati a rendita, quindi nell'ultimo mese non ho guadagnato nulla. Qui gli interessi vengono pagati soltanto alla fine del progetto. Quinta piattaforma, Twino. Anche questo conto lo sto liquidando e nonostante ciò nell'ultimo mese ho guadagnato 50 centesimi di interessi, per un totale guadagno nell'ultimo mese del peer-to-peer lending di 75 euro. Ho già parlato in diversi video di cosa ho intenzione di fare con questa tipologia di investimenti, comunque ne andremo a parlare ulteriormente alla fine di questo video, quindi seguitemi che andiamo ad approfondire dove sto spostando i miei soldi. In ogni caso, se volete andare a vedere i rendimenti che ho avuto con il peer-to-peer lending, vi lascio una pagina del mio blog che si chiama Income Graph. Lì potete trovare grafici mese per mese di quanto ho guadagnato. Detto questo, passiamo alla prossima parte. Nuovi investimenti dello scorso mese. Come vi avevo anticipato nella scorsa puntata, ho finalmente sistemato la mia residenza fiscale perché mi sono spostato dall'Italia, da Padova dove vivevo, a Londra dove mi trovo attualmente. Con questo spostamento sono riuscito ad accedere alle agevolazioni fiscali del Regno Unito. Infatti nell'ultimo mese ho investito l'allowance di 20.000 sterline in 2 portafogli ISA. ISA sta per Individual Savings Account ed è praticamente un allowance che ogni anno fiscale britannico ti permette di investire 20.000 sterline e sui rendimenti che avrai in futuro con quelle 20.000 sterline non dovrai andarci a pagare sopra le tasse. Quindi per il precedente anno fiscale, che andava da aprile 2019 ad aprile 2020, quindi al mese scorso, ho investito e depositato questo allowance. Ho depositato 4.000 sterline in un conto Lifetime ISA. Poi se volete ditemi qui sotto nei commenti e possiamo andare ad approfondire tutte le tipologie dell'ISA. In ogni caso, su queste 4.000 sterline lo Stato inglese per il Lifetime ISA ti dà un bonus del 25% di quel che depositi. Puoi depositare al massimo 4.000 sterline. Quindi mi è arrivato questo bonus di 1.000 sterline e questi soldi li ho depositati su Nutmeg, che è un robo-advisor disponibile purtroppo solo per mercato britannico. È molto simile a Money Farm o Gimme5. Comunque qui sotto in descrizione, se volete, vi lascio i link a tutti questi servizi e se trovo qualche bonus ve lo aggiungo sempre qui sotto in descrizione. Tra l'altro questo robo-advisor ha già iniziato
iniziato a fare il suo compito di diversificare ed investire e sto avendo nell'ultimo mese un rendimento del circa 10%. Questo perché sono entrato ed ho investito su questo robo-advisor a inizio aprile, quando ci sono stati i ribassi. Diciamo che è stata in parte fortuna, perché questi comunque sono investimenti a lungo termine. Tra l'altro adesso è iniziato il nuovo anno fiscale, quindi ho in programma di depositare altre 4.000 sterline ed approfittare del bonus britannico di 1.000 sterline. Mentre le altre 16.000 sterline di questo allowance le ho depositate su un broker che si chiama Trading 212. Tra l'altro nel depositarle mi hanno dato anche in bonus un'azione, quindi in questo momento ho 16.000 sterline depositate ed un'azione bonus di National Grid. In ogni caso, anche di questo, se trovo il link con un qualche bonus ve lo lascio qui sotto in descrizione. Comunque, con queste 16.000 sterline depositate su Trading 212 ho intenzione di andare ad investire nei mercati finanziari, in azioni o ETF. In questo momento ho soltanto quell'azione bonus e non ho comprato nulla, perché penso che i mercati siano sopravvalutati e quindi mi sto aspettando un ritracciamento nel mese di maggio. Quindi secondo me maggio sarà molto interessante, quindi iscrivetevi a questo canale se volete vedere l'edizione di maggio, vi terrò informati se comprerò qualche azione. Tra l'altro avevo intenzione anche di iniziare un piccolo canale Patreon, così vi mostravo anche giornalmente tutto quello che facevo. Lo trovate qui sotto in descrizione. Per ora c'è solo una mailing list, sto pensando se farlo o meno, vediamo, ditemi cosa ne pensate. Magari può essere un'occasione e un canale utile per andare ad approfondire tutti questi aspetti, invitando magari anche qualche esperto che ci dà qualche consiglio più mirato, cosa che io non posso fare perché non sono un consulente finanziario. Mentre per quel che riguarda la situazione mondiale, ci tengo ad aggiornarvi per quel che sta succedendo qui in Gran Bretagna. A Londra tutti i negozi, tutti i locali sono chiusi, ma le persone girano tranquillamente come vogliono, quindi è un po' strano, un po' particolare. Vedremo cosa succede e vedremo chi ne uscirà meglio. Io spero che questa cosa finisca il prima possibile, anche perché nell'ultimo mese ci sono un po' rimasto, perché come tutti del resto ho dovuto rinviare o cancellare alcune cose. Avevo un viaggio, dovevo andare a Roma, Bucarest, Dubai e poi Istanbul, invece pacco. Questo per carità non è nulla, sicuramente dà un po' fastidio, però ci tengo a stare vicino a tutte le persone che in questo momento sono in difficoltà. Cerchiamo di essere ottimisti e cerchiamo di fare tutti insieme il nostro meglio affinché questa situazione spiacevole per tutti finisca il prima possibile. Detto questo, direi che possiamo passare ai piani e progetti futuri. La prima cosa che ci tengo a menzionare è il Bitcoin. Nell'ultimo mese dovevo prendere un'ultima posizione, cosa che stupidamente non ho fatto perché mi sono lasciato condizionare dall'emozione, errore gravissimo. Comunque stavo prendendo posizioni con il dollar cost average, quindi sul mio investimento sono più che positivo, anzi addirittura in questo momento, in vista dell'halving, ci sono tante cose, tante considerazioni che secondo me dovrebbero essere fatte, che magari possiamo andare ad approfondire in un ulteriore video. In ogni caso, in vista dell'halving, che abbiamo spiegato in un altro video che vi invito ad andare a vedere perché è molto interessante, sto guardando continuamente il Bitcoin, che negli ultimi 2 giorni è esploso, per prendere quest'ultima posizione. Se vi state chiedendo come comprare Bitcoin, io personalmente li compro su Coinbase Pro. Qui sotto in descrizione vi lascio anche un link tramite il quale potete avere 10 euro bonus. Altrimenti, se volete fare tutto in semplicità e comodità, vi consiglio l'applicazione di Conio, anche di quella qui sotto trovate il link. Detto questo, passiamo oltre. Come vi ho detto prima, dal punto di vista dei mercati finanziari, che nell'ultimo mese sono tornati su, hanno fatto un rally incredibile, io penso che i valori che ci sono attualmente siano sopravvalutati. Quindi in questo momento, per quel che riguarda i mercati finanziari, non sto investendo, sto guardando moltissime aziende interessanti che voglio scendano di prezzo, poi potrebbero anche non scendere mai e io potrei perdermi un'occasione di acquistarle a questi prezzi. Però quello che sto facendo è comunque tenere d'occhio queste aziende che mi interessano e tenere d'occhio anche alcuni ETF, ed a un prezzo che io ritengo opportuno acquistare. In questo momento, secondo me, cash is king. In ogni caso, le mie intenzioni per i prossimi mesi sono depositare altre 4.000 sterline in modo tale da approfittare delle 1.000 sterline bonus dello Stato su Nutmeg
ed altre 16.000 sterline su Trading212, per poi andare man mano ad investire in base a quando e dove ritengo opportuno e conveniente. Mentre per quel che riguarda il peer-to-peer lending, dove in questo momento sono sovraesposto, sto liquidando tutti i conti a parte quello di Bondora e quello di Rendimento Etico, nei quali però non deposito più costantemente, ma sto semplicemente reinvestendo gli interessi che vado a guadagnare. Qui l'ulteriore cosa che potrei fare se i mercati calano tantissimo e se ci sono veramente cose convenienti è liquidare un po' di soldi che ho su Bondora per investirli nei mercati finanziari. Ma per il momento, dato che secondo me non ci sono occasioni a sconto, questi due conti non ho intenzione di liquidarli. Poi ci tengo a dire, io potei tranquillamente sbagliare, non sono un consulente finanziario, sono un ragazzo di 22 anni che sta facendo esperienza sugli investimenti. Quindi ragazzi, come sempre, fate le vostre opportune considerazioni. Ci tengo a dirlo, che poi non mi si venga a dire ti avevo ascoltato ed è successo il finimondo. In ogni caso, tantissimi di voi mi avevano chiesto dei video sul trading. Proprio 2 giorni fa con Luca Di Scacciati abbiamo fatto un corso accelerato di trading di un'ora. Andate a vedere quel video perché è molto interessante e concentriamo tantissime informazioni. Comunque nel prossimo mese, anche in base ai vostri commenti e a quel che volete, faremo altri video e andremo ad approfondire alcune strategie per fare trading online. Io in questo momento non sto facendo trading, ma sto facendo alcune speculazioni sull'oro e sul petrolio, ma di questo andremo a parlare in un altro video nel corso del prossimo mese, perché sennò questo video diventa immenso e voi vi annoiate. Comunque ripeto, se volete un qualsiasi tipo di approfondimento, scrivetemi qui sotto nei commenti quello che vorreste vedere nei prossimi mesi ed io cercherò di trattarlo, e se non sono in grado di farlo andrò a cercare qualche esperto da portare sul canale, perché vedo che questa cosa è apprezzatissima. Nel prossimo mese, sempre per quel che riguarda i piani futuri, dovrò andare a lanciare la mia prima applicazione per smartphone. Sicuramente ci farò moltissimi video per farvi vedere tutto quel che ci sta dietro la costruzione di una cosa del genere, quindi se non volete perderveli iscrivetevi a questo canale, lasciate un mi piace se volete supportare il canale e se questo video è stato interessante e vi è piaciuto. Come sempre lasciatemi tutte le domande qui sotto nei commenti e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!